Ciao a tutti e ben ritrovati un'altra volta qui su Benetta Mountain Bike. Siamo a Torreglia in compagnia dei ragazzi di Olimpia perché oggi ci andiamo a fare una girata di quelle full gas a testare la nuova Olimpia Hammer, una e-bike motorizzata Oli con una batteria da 900 Wh, una e-bike totalmente nuova da enduro con un assetto mallet. Siamo molto curiosi di vedere cosa riusciamo a fare con questo modello e con una batteria così grande. Completamente rivoluzionato perché è stata cambiata la drive unit, la batteria. Abbiamo uniformato il concetto di cinematica. Ambedue sono dei giunti Horst, hanno un link che aziona l'ammortizzatore e il link sulla versione Hammer è in carbonio per diminuire ancora più i pesi, ma concettualmente l'aspetto principale che voglio mettere in luce è la geometria, un angolo sella che cresce in funzione delle targhe. Questo perché voglio riproporzionare il rider sempre nello stesso punto, evitando di arretrare troppo e di avere dei problemi soprattutto di trazione in salita. Questo mi ha permesso di tenere comunque un carro molto corto. Nelle prime due taglie fa 4,38, mentre nella taglia più grande sale a 4,43, aumento di 5 mm, perché compenso l'inclinazione del tubosella con la distanza dal perno della ruota posteriore. Sulla Hammer le cose più importanti sono lo sterzo da 1.8 per dare rigidità alla parte anteriore e il cavo posteriore che è da 157, e come vedete anche i foderi posteriori sono molto muscolosi. Altra cosa importante, il main pivot, quello che congiunge il carro posteriore, è da 17, perciò molto robusto, e all'interno ha 4 cuscinetti. Abbiamo cercato proprio di dare al movimento del carro posteriore il massimo della robustezza e il massimo della scorrevolezza. La batteria è un nostro disegno, abbiamo disegnato lo shape. Ad Olimpia abbiamo creato un livello aggiuntivo che è il livello R, che sta per Race, e di cui tuttora Olimpia mantiene l'esclusività. I primi 3 livelli, che sono prettamente ad uso diciamo così da cross country, quindi per chi ha allenamento, per chi vuole spingere, la bicicletta è molto soft, è molto pacata nelle risposte, consuma veramente pochissimo, nonostante abbia comunque una buona risposta. Il 4 e il 5 LR invece sono i livelli più divertenti, sono livelli dinamici, quindi come gli MTB di box, in poche parole, che prendono in considerazione non solo quanta coppia mettiamo sui pedali, ma anche quanta rapidità abbiamo del giro della pedibella, quindi calcola e di conseguenza abbiamo uno spunto ancora più brillante, e sono i livelli, diciamo così, più agonistici, quelli che ci consentono di salire in fretta. Restituiscono un filo di guida molto naturale, molto simile a una bicicletta tradizionale. E siamo passati alla fase di riding. Abbiamo preso la Olimpia Hammer, che è appunto una delle più recenti novità della gamma Olimpia, motorizzata con un motore Oli Edge, e qui tra l'altro di fianco abbiamo proprio colui che ha pensato la maggior parte di ciò che c'è all'interno di Oli. Marco, guarda qua, e questa è una dimostrazione di quanto c'è in questo motore. Marco, quanto ci avete lavorato su questo motore? Guarda, il progetto risale all'inizio 2016, Federico, con altri modelli. Questo nello specifico sono, diciamo, ormai 15-16 mesi che lo abbiamo in cantiere, e adesso già da qualche mese è una realtà definita e matura. Il motore Oli Edge è abbinato a una delle più grosse batterie che si può trovare sul mercato, la Power 9, una batteria, come si può capire, da 900 Wh, che è integrata nel tubo obliquo, quindi all'interno del telaio. Appena entrati sul sentiero stiamo già cominciando a smanettare, perché il motore Oli Edge, che è stato personalizzato con un lungo lavoro in collaborazione con Olimpia, dispone di ben 5 livelli più uno denominato R, che è un livello molto più dinamico, e quindi stavamo facendo un po' i primi test per guardare quale sia la differenza, perché i primi 3 livelli di assistenza sono dei livelli un pochino più miti, mentre 4, 5 e
il livello R per l'appunto sono pensati per essere più dinamici. No! No! Guarda, un paio di PSI l'hai tolti. Diciamo che adesso è più... Bello, bellissimo. Anche in impostazione R comunque la potenza è molto elevata, ma non c'è una curva tanto ripida e di conseguenza non strattona. Infatti in questi primi tratti ci stiamo rendendo conto che è molto naturale, cioè questo motore, devo dire, proprio attraverso tutte le impostazioni, ma anche in quelle più aggressive, più dinamiche come per la R, la pedalata segue molto quello che è la spinta, che sia di immediatezza nell'erogazione ma anche in rilascio della potenza, cioè in blocco della potenza. Quindi in questo non c'è una grande latenza. Nel momento in cui si rilascia il piede dall'acceleratore, come si suol dire, il motore smette di erogare. Abbiamo riniziato a salire, lo abbiamo fatto dopo una bella discesa, bella tecnica, in cui abbiamo potuto anche capire come è stata effettivamente progettata questa Hammer, perché ha un allestimento delle ruote mallet, quindi con 29 anteriore e 27,5 posteriore, ma questo aspetto della batteria così centrata anche nel telaio, abbracciata dal telaio da 900 Wh, permette di avere un ottimo bilanciamento anche nei tratti più tecnici e più ripidi. Soprattutto è una bici che ti fa sentire molto al centro e nel momento in cui si va a piegare, a impostare una curva, lo si fa con estrema semplicità. Tra l'altro abbiamo già un po' sperimentato quello che vuol dire avere un super boost, un asse super boost al posteriore, perché la bici risulta molto più rigida e di conseguenza molto più precisa anche negli approcci. Abbiamo cominciato un po' a guardare quello che è il funzionamento del motore, il display ricchissimo di dati, perché ci sono a disposizione ben 5 schermate. Si può vedere il chilometraggio compiuto, quello che è l'erogazione della potenza propria e quella del motore in maniera istantanea. Questo è quello che è un consumo che si basa su quello che è appena stato fatto, quindi la media precedente. Ora il nostro serbatoio è un serbatoio da 900 Wh, quindi non abbiamo troppa paura di rimanere a piedi, ma questo torna particolarmente utile nel caso in cui si voglia uscire e pensare di fare un'uscita lunga o un'uscita un po' più breve, calibrando al meglio anche quello che possono essere le impostazioni di pedalata. E appunto quel dato lì in basso ci dice quanti wattora consumiamo se continuiamo a utilizzare la bici come l'abbiamo fatto fino adesso. Per ora 14,8, e diciamo che è un valore veramente confortante, ci potrebbe far pedalare veramente a lungo. Per quello che abbiamo provato finora ci è sembrato un motore che ha tanta potenza, soprattutto nelle impostazioni più elevate, quelle i livelli 4, 5 e R, che è un livello espressamente voluto da Olympia e appunto messo a punto anche con i tecnici di Oli, che ha un'erogazione molto lineare, quindi non strappa, non ha una curva super progressiva, ma tanta potenza costante, e quindi questo permette di riuscire ad avere veramente molto supporto
nelle fasi un po' più toste, un po' più ripide. La cosa interessante però dell'impostazione R in particolare è che c'è una sorta di controllo dello slittamento. Quindi cosa vuol dire? Che non ha un'erogazione super potente in partenza, ma soprattutto ti permette di avere trazione. E questi sono i dati di fine giro: 32 km, 2 ore 05, 15 km orari di media, 14.2 wattora al chilometro di consumo. Tanta roba. E purtroppo a Torreia ha cominciato a piovere pesantemente, però nulla ci ha fermato dal provare, dal testare la nuova Olympia Hammer. Questa era la prima volta che provavamo la Olympia Hammer con 170 mm di escursione e un allestimento mallet, ma abbinato a una batteria da 900 Wh. Per dire, mi sarei aspettato un qualche comportamento un po' più goffo, un po' più di pesantezza. In realtà si è rivelata una bicicletta molto agile in discesa, in salita, nei cambi direzionali, e il peso, diciamo, che della batteria non si sente, è molto concentrato tra le due ruote, avendo anche delle geometrie molto compatte come un tubo di sella molto verticalizzato. La batteria risulta molto centrale e questo fa in modo che venga smaltita meglio. La posizione è una posizione molto centrale, quindi si riesce ad arretrare anche perfettamente, c'è tanta trazione ma soprattutto tanta rigidità e precisione, perché anche Olympia ha adottato una battuta super boost con 157 mm e questo fa in modo che si riesca ad avere sempre il perfetto controllo in uscita di curva, nei tratti più tecnici. Insomma, si può mettere veramente la bicicletta dove si vuole con la garanzia che ci stia, non c'è la minima flessione torsionale e dispersione. In questo mi è piaciuto molto, mi è piaciuto il fatto di non sentire appunto che sotto avevo una bicicletta da 25 kg quasi, e quindi ho sentito molta agilità, però l'ho sentita anche in salita, perché hanno lavorato molto anche i progettisti su il comportamento dell'ammortizzatore, che si affida a uno schema Horst, quindi a quadrilatero, con un link totalmente in carbonio ma un rapporto di anti-squat decisamente elevato, e questo fa in modo che appunto in salita si riesca ad avere tanta reattività e sempre la trazione giusta. Tra l'altro anche qui il carro è un carro che comunque per un e-bike è un carro contenuto, perché è da 4,38 su una taglia ML che ho usato io, anche se è proporzionale e per taglie più grandi diventa leggermente più lungo. In realtà però la bicicletta in sé è molto stabile, quindi un carro di questo tipo e una compattezza di questo tipo fa in modo che la bici sia molto agile sia nei tratti di salita ma anche nei tratti tecnici di discesa, dove bisogna cambiare direzione, dove bisogna approcciare anche dei tratti tecnici, e lì effettivamente è dove l'ho sentita maggiormente leggera. Per farvi un confronto, diciamo che una e-bike con queste caratteristiche l'abbiamo anche già avuta con Canyon, la Spectralon con una batteria 900. Rispetto a quel modello la Olympia è un pochino più agile, diciamo che si solleva meglio da terra proprio perché questo schema reagisce in maniera più immediata, più reattiva, più progressiva rispetto a uno schema come quello di Canyon, che fa invece attuare la bike in maniera un po' più schiacciasassi per appunto sviluppare più velocità. Ci sono delle cosette su cui ancora Oli magari deve lavorare e ci sta già lavorando, perché attualmente non esiste un'applicazione su cui poter modulare anche le varie impostazioni, non esiste una schermata con un'icona della percentuale di batteria rimanente, e questo a qualcuno può far storcere il naso. Il motore Oli Edge
da subito una potenza molto elevata anche quando ci si ritrova con un pignone, per dire, basso, ed è una situazione abbastanza comune quando magari non ci aspettiamo un tratto molto ripido di salita e ci capita di mettere giù il piede. Quindi in quel caso il motore dà un supporto che sia molto elevato senza però strappare. Non me l'aspettavo in realtà, perché comunque pensando ai 90 Nm di coppia mi immaginavo qualcosa di più ripido di curvatura dell'erogazione, invece dal livello 4, 5 e 6 diciamo la potenza massima, il picco si eleva, si raggiunge anche con il livello R, ma mai con uno strappo che fa perdere il controllo e la trazione. Infatti molto apprezzabile è proprio il comportamento nelle ripartenze, perché quello di cui mi sono reso conto è che questo motore, si dice tante volte, ma questo motore veramente ha una spinta che è davvero naturale, perché risponde esattamente a quello che è la nostra pressione sul pedale. È dotato di 4 sensori e sono calibrati per dare una risposta immediata a quello che è la nostra pressione, la nostra richiesta di potenza. Diciamo che c'è una latenza, nel senso che entro i 18-19 Nm il motore non risponde, per cui lui vuole effettivamente sentire se tu hai bisogno di quello stacco di potenza prima di erogare tutto. E anche questo è un aspetto a favore, a me è piaciuto, perché nei tratti di salita dove bisognava, per dire, scavalcare un ostacolo, mi sono ritrovato a comportarmi come su una mountain bike tradizionale, quindi usando molto la spinta di reni, il colpo di reni, per oltrepassare l'ostacolo senza sfruttare quella latenza nella pedalata che alcuni motori hanno, quindi quella spinta che anche quando si smette di pedalare si ha ancora. L'Holy Edge non è così, ha un cut-off quasi immediato di quello che è la potenza, quindi quando si leva il piede dall'acceleratore lui smette di dare potenza, ed è secondo me molto molto sicuro in salita, perché su quei tratti lì, per esempio molto tecnici, avere una pedalata che secondo me continua a far girare la ruota può far slittare e può fare anche ribaltare e anche di conseguenza sbilanciare su un tratto particolarmente tecnico. Con questa impostazione invece si riesce a calibrare al meglio, riuscire anche a reagire in maniera naturale a quelli che sono gli ostacoli. La stessa cosa vale per la discesa, perché io per esempio non sono amante di un motore acceso a piena potenza anche in discesa. In realtà sono riuscito a utilizzare un motore acceso anche in discesa in impostazione massima, quindi in R, aspettandomi che appunto mi strattonasse, mi facesse un po' perdere il controllo. In realtà Marco, un tecnico di Oli che ci ha assistito appunto in questa giornata di ride, ci aveva spiegato che è pensato per non dare quello strappo, quella potenza immediata che fa perdere il controllo, ed effettivamente così è stato, perché in discesa, pur essendo un pochino appoggiato sui pedali, il sistema non ha letto la richiesta immediata di potenza e quindi il comportamento è stato molto naturale, decisamente equilibrato anche nelle curve. E in uscita di curva mi sono ritrovato a attuare come se fosse una mountain bike tradizionale, quindi spingendo e ricevendo quello che avevo dato. La batteria è una batteria gigantesca, perché 900 Wh a noi hanno consentito, diciamo, di tornare ancora con tante energie, ci hanno consentito di usare a lungo tempo anche l'impostazione R senza avere dei cali di autonomia e senza perdere drasticamente l'energia, ma questa tipologia di batteria ha permesso ad Olympia di realizzare una bicicletta da enduro che fosse perfettamente bilanciata. Per chi è quindi la Olympia Hammer? A mio parere la Olympia Hammer è una bicicletta che può adattarsi a tantissime tipologie di e-biker, proprio perché ha questo tipo di serbatoio, che è un serbatoio gigantesco con cui fare io mi immagino loop su loop su un percorso con delle salite ripide e delle discese brevi, e quindi riuscire a portare a casa tanto dislivello in poco tempo, ma anche per tutte le escursioni
lunghe. È un e-bike con tanto controllo, tanto sostegno all'anteriore grazie alla ruota da 29 pollici e l'angolo veramente aperto. Tra l'altro esiste un flip chip proprio sull'ammortizzatore che permette di aprire ulteriormente l'angolo anteriore, quindi adattare ancora le geometrie, e è una bicicletta con cui io andrei in giro tutto il giorno. Me la immagino proprio per quelle escursioni di lunga durata in cui ci si vuole perdere sui colli euganei in questo caso, ma anche in montagna. È una bicicletta per chi vuole potenza, per chi vuole sentire comunque il motore, per chi però vuole anche sentire un feeling che sia abbastanza naturale. Per cui ecco, rispetto per esempio a quelli che possono essere delle impostazioni turbo, boost, chiamatele come volete, l'R magari inizialmente vi farà un po' strano, perché a bassi regimi di pedalata vi dà una potenza costante che a parer mio fa slittare molto meno rispetto ad altre impostazioni, ma non vi dà la strappata. Ovviamente se siete arrivati a questo punto vi consiglio anche di leggere gli articoli dedicati sul sito che vi lasciamo qui in descrizione, e vi salutiamo con i 3 consigli finali di Pianeta Mountain Bike, che sono mettere un bel like a questo video, iscrivervi se non l'avete ancora fatto al canale e come sempre gas aperto. Ma che bello che è sto trail! Oh! Cazzo! Sì! Oh! No, figa, occhio! Che cazzo sei finito? Sei piantato! No!